Un saluto da Heavy Metal Heaven. Oggi abbiamo il piacere di recensire un disco heavy metal di stampo americano che condisce la tradizione con emozioni, ispirazioni e idee validissime. Le aspettative sono un fatto spinoso. È quasi naturale farsene, ma non sempre poi corrispondono alla realtà. Può succedere per esempio che vengano deluse, oppure al contrario che portino a non considerare con favore qualcosa che lo meriterebbe. E quest'ultimo il caso di oggi. Conoscendo solo il moniker e poco altro, cosa si può pensare degli Wings of Steel da Los Angeles? Ascoltatori esperti e disillusi potrebbero tagliare corto e bollarli senza neppure ascoltarli, come l'ennesima band che copia in maniera sterile l'heavy metal degli anni '80. Un giudizio frettoloso e sbagliato, almeno considerando il secondo full-length Winds of Time. Uscito lo scorso 17 ottobre, almeno per il genere primario, non riserva sorprese. È heavy metal tradizionale ma non scontato. Di certo gli Wings of Steel non sono l'ennesimo clone di Judas Priest, Iron Maiden, Accept e Riot. Prendono piuttosto dai gruppi americani anni 80 più evoluti. I Winds of Time si sentono echi soprattutto dai Queensryche più classici, grazie anche alla voce di Leo Unnemark, non distante per espressività e timbro dal miglior Geoff Tate. Ma sono presenti anche echi che vanno dai Jag Panzer ai Crimson Glory, con in più alcune venature progressive. Tuttavia, ancor più presente nel loro suono è il power metal, quello americano degli anni '80, ma senza mancare di un occhio anche a ciò che il genere ha prodotto nei decenni successivi. Questo stile è impostato in strutture non sempre lineari, ma spesso piene di variazioni e di sorprese. Hanno origine in un songwriting vivace, che sa dare al genere la giusta carica e a svecchiarlo bene. Soprattutto riesce a conferirgli un'emotività forte, non così diffusa nel genere, che rappresenta il punto di forza assoluto degli Wings of Steel. Alla base di tutto ciò sembra esserci uno studio molto attento per i dettagli, mai messi a caso lungo i 50 minuti di Winds of Time, ma anche una grande ispirazione. Si sente che il gruppo ama queste sonorità e che ci tiene a proporle in maniera personale, senza copiare nessuno. A chiudere il cerchio c'è poi una registrazione davvero notevole, contando che è stata curata in toto dal gruppo. È lo stesso pulita, professionale, rende soprattutto più incisivi i riff degli americani, ma valorizza anche le altre componenti della loro musica. Il migliore esempio di tutto ciò è già la title track in apertura, coraggiosa quanto maestosa suite di quasi 11 minuti. Funziona sia nella norma di base, divisa tra momenti esaltanti di puro heavy classico, con riff esplosivi ma a tratti anche una lieve malinconia che esplode poi nei lenti e sentiti ritornelli, sia nella lunga parte centrale. Forse il momento più progressivo dell'intero disco è diviso tra un'ampia frazione rocciosa e un'apertura molto sentita, in cui Unnemark si fa valere con delicatezza su una base pulita altrettanto soffice, prima che il voltaggio risalga. Il tutto valorizzato dagli assoli di Parker Alou, a tratti virtuosi ma più spesso espressivi, carichi di sentimenti. Sono la ciliegina sulla torta di un pezzo senza un momento morto, nonostante la durata, nonché l'esempio perfetto di quanto il gruppo sia bravo a donare nuova linfa vitale al proprio genere. In Winds of Time c'è però molto altro che merita una menzione, per esempio To Die in Holy War. Brano orientato verso il power, mette in mostra un bellissimo florilegio di chitarra e tutto il talento vocale di Unnemark, in un crescendo culminante nei sentiti ritornelli. Dopo la opener è la traccia migliore in scaletta con We Rise. Lenta e sentimentale, sa però avere anche una certa tensione quasi evocativa che sale fino ai refrain di malinconia grandiosa. Da citare infine ci sono Lights Go Out, esperimento diverso con i suoi suoni lenti e dumi, ma che non stona con il resto con la sua emotività, e poi Flight of the Eagle, un crescendo di 8 minuti e mezzo, ancora una volta pieno di pathos, che chiude al meglio il disco. Certo, quest'ultimo non è esente da qualche sbavatura. Ogni tanto Winds of Time si rivela un filo ripetitivo, e il suo suono così classico a tratti un po' pesa a livello di cliché. Ma succede di rado e non inficia granché un album davvero pregevole, come di rado se ne trovano parlando di heavy e di metal classico uscito negli ultimi anni. C'è da dire anche che, rispetto alla media del genere, parliamo di un lavoro non troppo immediato. Non sarà difficile come il progressive più intricato, ma per entrare nelle sue atmosfere ci vogliono comunque più di pochi semplici ascolti. Ma se sei disposto a darglieli, allora non possiamo che consigliarti gli Wings of Steel. Non farti condizionare dal moniker scontato e recupera questo loro secondo disco. Ti ritroverai tra le mani un vero capolavoro. Voto di Heavy Metal Heaven 91 su 100. Per questa settimana è tutto. Ti abbiamo spinto a scoprire questo gioiello? Diccelo nei commenti oltre a mettere il like e a condividere la recensione.
Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale e ad attivare la campanella degli avvisi per non mancare neanche uno dei video pubblicati ogni pochi giorni. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. I link sono qui sotto come al solito. Ci vediamo la prossima volta!